Buongiorno, ben ritrovati sul mio canale. Oggi vedremo appunto come realizzare il gilet piuma. Piuma perché appunto ho utilizzato un filato molto morbido e un mohair con un filamento in seta. Partiamo dalla parte superiore. La parte superiore ho realizzato una maglia, diciamo una finta costa con delle maglie basse appunto prese in costa. Nel mio caso ho montato 12 punti. Alla fine del collo, dopo la realizzazione del collo, ho chiuso il collo stesso. Mettete che ne dovete fare una striscia lunga 45 centimetri perché comunque tende a dilatarsi. E sul lato appunto della striscia sono andata a ricavarmi poi i punti per diciamo il corpo del gilet. Per ricavare i punti ho lavorato 2 giri. Nel primo giro sono andata a montare delle maglie basse, una per ogni punto sottostante. Nel secondo ho raddoppiato perché appunto avevo bisogno di più punti per il corpo per il corpetto del gilet. La particolarità è data da questa lavorazione, adesso ve la faccio vedere un po' con le mani, questa lavorazione davanti traforata, semplicissima. Infatti noi andremo a creare appunto, a ricavarci 12 punti per poter appunto lavorare questo punto traforato, questo motivo traforato. Però partiamo per ordine. Di certo non riusciremo a fare tutto il maglioncino, tutto il gilet messo insieme, però almeno diciamo un'idea su come lavorare ve la do. Un attimo solo perché devo prendere il filato. Allora, come abbiamo detto, noi siamo andati a realizzare che cosa? Un elastico costituito da 12 maglie basse. Siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mi alzo con una catenella, ritorno nel primo punto, faccio la mia prima maglia bassa, vado nel secondo, la seconda maglia bassa, vado nel terzo, la terza maglia bassa e così via. Ripasso tutto il mio lavoro. Per realizzare la maglia elastica, diciamo l'elastico superiore del collo del mio maglioncino, come ho detto, vado a fare un numero di giri tali che da arrivare a circa 45 centimetri. Sono sufficienti perché cosa succede? Nel momento in cui io vado ad allungare, a stirare un pochino la lavorazione, mi renderò che è particolarmente elastica, quindi non abbiamo bisogno di aggiungere ulteriori centimetri. Giro il mio lavoro, entro nella mia asolina e ricavo l'altro 1. Si lavora in costa 2, 3, 4, 5, 5, 6 e così via. Allora, io non ripeto la lavorazione perché mi sembra abbastanza inutile. Quando io sono arrivata appunto ai miei 45 centimetri, non faccio altro che ripiegare il collo su se stesso e andare a chiudere con delle maglie bassissime, in modo da avere appunto un anello che poi mi permetterà di costruire appunto il collo della mia maglia.
Come vi ho detto, adesso vi faccio rivedere il maglioncino. Il maglioncino, eccolo qui, vedete? Cioè con 12 maglie, con l'utilizzo di questo filato, viene un collo bello alto. Come vi ho detto, all'interno andiamo a chiudere il tutto con una maglia bassissima. Una volta chiuso il collo, cosa faccio? Rimetto sul dritto la lavorazione e vado a creare delle maglie basse lungo il bordo del collo stesso. Essendo un filato molto vaporoso, mi ero resa conto che con il primo giro di maglie basse non mi era sufficiente e quindi ho ripassato nuovamente con un secondo giro di maglie basse, mettendo 2 maglie basse per ogni punto sottostante. Una cosa adesso importante da fare è innanzitutto stabilire il retro. Io come retro centrale ho deciso proprio di sfruttare ve la faccio vedere girato il gilet, di sfruttare proprio, diciamo, la cucitura che ho creato per chiudere il lavoro, e quindi per me il retro centrale è questo. Cosa ho fatto? Innanzitutto abbiamo contato tutti i punti a disposizione. I punti a disposizione logicamente dipendono dalla mano, dal tipo di filato e quant'altro, però sono fondamentali perché nel momento in cui ho stabilito la quantità di numeri a disposizione, li ho divisi in 2 parti, perché proprio nella parte antistante, diciamo nella parte centrale della mia lavorazione, ho avuto necessità di lasciare 12 maglie, e quindi se diciamo una volta stabilito il centro avanti ne ho lasciate 6 da un lato 6 dall'altro, per realizzare questa lavorazione di per sé facilissima. Allora, questo è diciamo la spiegazione per realizzare il collo. Per quanto riguarda poi il raglan, la parte appunto che dovrà coprire il seno, anche qui la lavorazione è di per sé molto semplice. Una volta avviata la lavorazione della decorazione centrale, ho distribuito gli aumenti. Nel primo giro, avendo appunto un numero di punti non eccessivamente numerosi, perché ho lavorato questo filato con un uncinetto del 5, quindi non sono proprio tantissimi. Nel primo giro sono andata a realizzare che cosa? 5 maglie ed un aumento, cioè ogni 5 punti ho inserito un aumento sia da un lato che dall'altro lato della decorazione. State solo attenti in modo che abbiate lo stesso punto di aumenti da un lato e dall'altro della decorazione. Quanto riguarda il secondo giro di lavorazione, sono andata ad aumentare sempre di 1, quindi non più 5, ma ogni 6 punti un aumento. Sfalsate gli aumenti, cioè non andate a realizzare gli aumenti sullo stesso punto, per evitare appunto diciamo una creazione di spigoli nella lavorazione, quindi bisogna sfalsarli. L'unica cosa a cui fare attenzione è che da un lato e dall'altro ci stia lo stesso numero di aumenti, perché se no la decorazione centrale si sfalserebbe e quindi il risultato sarebbe poco carino esteticamente nel momento dell'indosso. E così via. Quindi io ho fatto 5, 6, 7, 8, 9, 10. Io sono molto abbondante: 11, 12, 13, 14. Dopo 14, che non sono 14, scusate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dopo 10 giri di lavorazione, il mio corpo del gilet è stato realizzato. Ho ricavato lo scalfo manica. Per lo scalfo manica ho preferito aggiungere qualche catenella sotto il braccio, proprio per garantire una maggiore
capienza alle maniche, ma anche per realizzare una manica molto bombata. E infatti poi vedrete sul manichino che comunque la manica scende molto. Non volevo fare soltanto, diciamo, un gilet classico, ma quasi uno smanicato, quindi qualcosa che non andasse solo a dare calore ad una maglietta sottostante, ma anche essere, diciamo, avere una manica decorativa un pochino ampia, che scendesse appunto sulla maglietta. Anche perché appunto non è detto che lo si utilizzi soltanto su un dolcevita, qualcosa di leggero, ma possiamo utilizzarlo tranquillamente anche su un maglioncino un po' più semplice ma importante. Allora, la lunghezza diciamo è molto relativa a seconda di come voglio indossare il mio capo. Quindi se voglio farne un gilet corto, sarebbe bello per esempio con una camicia sottostante con il bordo che fuoriesce, camicia appunto portata fuori, e quindi questo gilet sarebbe bello poterlo farlo coprire soltanto per un pezzo, oppure un gilet più lungo per una signora magari più matura, per un indosso più classico dello stesso. Allora, vediamo un po' il bordo, poi parliamo della decorazione, perché poi effettivamente fare una lavorazione completa, soprattutto con questo filato molto variegato e complicato da farvelo vedere e spiegare, quindi preferisco darvi soltanto delle spiegazioni teoriche, ma tanto è facile, cioè chi ha un po' di dimestichezza riesce tranquillamente a costruirsi il proprio gilet. Io ho fatto alla fine qualche giro, nel mio caso 3 giri, di maglie prese a rilievo, 2 per volta, in modo da creare un elastichino un pochino più consistente. Potete anche alternare soltanto una e una, però adesso volevo cambiare un pochino perché solitamente si fa uno e uno molto più frequentemente rispetto alla doppia maglia presa in costa, in modo da bordare appunto la nostra lavorazione. Torniamo sulla parte alta. Nella parte alta, come ho detto, quando noi andiamo a distribuire le maglie, nella parte proprio centrale dobbiamo stabilire il centro e mettere 2 marcatori a partire dal centro, 6 da lasciare 6 maglie da un lato del centro e 6 dall'altro. Ok? Allora, adesso vi faccio vedere un piccolo campione di questa decorazione che trovate anche spesso in giro, anche per altri utilizzi. Allora, vediamo un po', io qui vado a sfilare la mia maglia, quella che avevo avviato, e andiamo a montare un po' di catenelle, ok? Allora, qui ne avevo messo 12, ne mettiamo magari una ventina per poter fare una piccola campionatura della decorazione. Certo, questo diciamo è stato un progetto di pura fantasia. Io avevo visto questa decorazione, mi piaceva e l'ho applicata. Ciò non toglie che potete decidere voi come decorare il vostro smanicato gilet. Allora, siamo a 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ripasso tutte queste 20 maglie con la maglia alta. 1, avendo 20, devo avere 4 punti da un lato, 4 dall'altro. L'unica differenza, aspettate, la chiudiamo in modo da avere poi la lavorazione precisa anche rispetto al modello, perché poi in realtà io ho lavorato in circolo, pertanto facciamo tutto per benino, ok?
allora ho chiuso la mia lavorazione, 1 2 3, sostituisce il mio punto, il primo punto alto, 2 3 4. Allora diciamo che queste prime 4 sono le maglie laterali. Allora adesso mi devo andare a montare 12 maglie alte per la realizzazione del motivo centrale. Una, due, ogni, diciamo, ogni motivo occuperà da un lato e dall'altro 6 punti, quindi io ho necessità di montarne 12 per il motivo completo, perché è costituito in pratica da due ventaglietti, uno realizzato in un verso, l'altro nell'altro verso. Continuiamo. Siamo a 1 2 3 4 5 6 7 8. Oddio, allora come filato è molto delicato questo. Io l'ho utilizzato con un uncinetto bello grande per dargli una connotazione molto più vaporosa, però ciò non toglie l'utilizzo di un uncinetto più piccolo. A me l'idea non piaceva. 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Questi sono è lo spazio appunto da dedicare al motivo del davanti, va bene? Opla, un attimo solo che un punto non mi vuole venire fuori e siamo qui. Dopodiché prendo l'altro marcatore, lo inserisco in modo da tenere fermo, da non perdere di vista appunto la parte centrale, e vado a ricompattare appunto la lavorazione con le ultime maglie. Diciamo che in questo caso io posso anche mostrarvi come fare gli aumenti, però non si vabbè, non si vedranno bene. Facciamo così, però giusto per fare un ripassino, vado a chiudermi e aggiungo anche degli aumenti. Come ho detto, nel mio caso io ho iniziato con un aumento dopo 5 maglie, qui ne facciamo qualcuno per farvi vedere. Inizio avendo pochissime maglie a disposizione, l'aumento in pratica nella seconda maglia, quindi vado a inserire un aumento, diciamo, ogni 4 maglie, tra virgolette, perché ero partita con 4 maglie. Una, questo è il mio aumento, cioè in pratica l'aumento non è altro che mettere 2 maglie alte in un unico foro, ok? Allora, siamo arrivati allo spazio della decorazione. Come si compone la mia decorazione? Niente di più semplice, si tratta di fare semplicemente degli archetti da andare a riempire in maniera alterna nei giri successivi. Allora, la prima cosa da fare è innanzitutto, arrivati a questo punto, vado a lavorare appunto la maglia che
è contrassegnata dalla mia maglia alta, filo sull'uncinetto, salto 3, 1 2 3, nella quarta entro e vado a fare una maglia alta, scusate che faccio girare un po' di filato, una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, nello stesso punto vado a lavorare altre 4 maglie alte, 1 2 3 4, perfetto. Poi di nuovo maglia alta, vado a dare un attimo una ricontrollatina perché non vi vorrei dire sciocchezze, questa cosa non mi piace. Ugualmente di nuovo salto le mie 3 maglie di base, 1 2 3, nella quarta 3 catenelle, 2 3 4 maglie, 2 3 4, poi 1 2 3, nel diciamo vado a finire direttamente nel punto di inizio dove avevo messo il marcatore e vado a chiudere la mia lavorazione. Ecco qui, questo è il primo giro. Cosa succede? Che nei giri successivi alternerò il punto in cui vado a lavorare, diciamo, i ventaglietti, cioè qui nel secondo giro sarà pieno e qui sopra invece lasciamo libero, e successivamente nella sono 2 giri di lavorazione. Questo è il primo, il secondo ve lo faccio vedere. Ritorniamo alla base, diamo il nostro punto d'aumento. Ricordatevi che nel progetto originale io nei primi giri sono partita con 5 maglie e un aumento. Qui, avendo una campionatura decisamente più piccola, l'ho fatto ogni 4. Adesso diciamo nel giro successivo comunque darò un altro aumento in modo da rendervi più semplici l'idea appunto del lavoro di per sé. Cerco di sfalsare, quindi se sotto qui avevo un aumento non ci vado a lavorare in modo da non creare l'accumulo degli aumenti sopra un unico punto. Eccoci qua. Allora, siamo quasi arrivati al motivo di lavorazione. Entro nella mia ultima maglia alta, guardate, un filato talmente vaporoso che bisogna comunque, è vero che cresce velocemente il lavoro, però fate attenzione perché si sfila. Metto il filo, sono nell'archetto. Cosa faccio? Qui invece di fare quello che ho fatto sotto, faccio queste 4 maglie alte, 1 2 3 4, aggiungo 3 maglie alte, 3 catenelle, scusate, chiudo con la mia maglia alta e vado a rifare la stessa cosa nell'altro punto del motivo, nell'altro pezzo del motivo. Filo sull'uncinetto, entro 4 maglie alte. Ricordatevi che appunto all'interno delle mie 3 catenelle vado a riempire con 4 maglie alte, 3 e 4, poi 3 catenelle, maglia alta di chiusura, filo sull'uncinetto, vado a terminare la lavorazione nella prima maglia alta esterna al motivo. Ok, questo è quanto. Adesso lo riguardiamo. Questa è la decorazione che io ho scelto per il mio smanicato. Vedete, la parte avanti sarà delicatamente decorata con questo motivo.
Allora, fare un tutorial pensando di presentare tutti i pezzi passo a passo è un lavoro molto lungo. Il mio è uno spunto creativo. Se avete bisogno di ulteriori spiegazioni, non esitate a contattarmi, scrivetelo nei commenti e spero che il mio progetto vi sia piaciuto. Questo è un filato che sicuramente vi farò rivedere di nuovo con altri progetti perché l'ho adorato, lo trovo adorabile. Quindi ne ho fatto un po' di scorta. Spero che la mia proposta vi sia piaciuta e ci vediamo al prossimo tutorial. Buona creatività a tutti!